Ciao a tutti, oggi prepariamo insieme un grande classico che cercate in tantissimi, ma erroneamente cercate sempre bignè. In realtà dovreste cercare pâte à choux. In realtà oggi io faccio un bignè con la crema. Il bignè è praticamente l'involucro di pâte à choux, che potrebbe essere bignè, potrebbe essere un éclair, potrebbe essere anche una zeppola di San Giuseppe. Quello è l'involucro. All'interno del bignè possiamo metterci una farcitura. In questo caso oggi faremo un classico bignè alla crema. Abbiamo il burro, abbiamo la farina, una farina debole. Come vi ho detto, la debolezza della farina dipende da quanto glutine c'è all'interno. In questo caso ci deve essere pochissimo glutine. Prendete le farine per dolci, quelle per crostate, insomma. Un pizzico di sale, acqua. E poi qui io ho un 5 grammi di latte in polvere, potete anche non metterlo, questo serve anche per il gusto. Quindi io aggiungo per prima cosa l'acqua, che devo portare a ebollizione, un pizzico di sale e il burro. Possiamo preparare diversi tipi di bignè a seconda di quello che andremo poi a fare. Nel senso che ci sono bignè con un guscio un po' più spesso e un po' più elastico, e quello serve magari se andate a fare dei profiterol che dovete mettere appunto uno sull'altro, quindi c'è un peso da sostenere. Oppure i classici bignè da mangiare singolarmente, quelli potete farli leggermente più sottili. Più c'è farina rispetto al burro nella ricetta, più avrete un bignè con l'esterno, appunto, come vi dicevo, con l'involucro molto spesso, mentre se c'è più burro rispetto alla farina l'involucro sarà più sottile. In questo caso, come vedrete nella nostra ricetta, c'è un po' più burro, quindi avremo un bignè molto scioglievole in bocca, molto sottile come guscio. Sta già bollendo, quindi io metto dentro il latte in polvere, mescolo. Non fate bollire troppo l'acqua, come vi dicevo, se no evapora e cambia la dose. Ora sta bollendo di nuovo, la sposto dal fuoco, butto la farina tutta insieme e vado a mischiare energicamente. Si deve formare una pastella piuttosto densa, ok? L'impasto deve risultare così, si deve praticamente unire. Però quello che dobbiamo fare noi, una volta che è diventato così, è quello di rimetterlo sul fuoco, un fuoco dolce ovviamente. Deve rimanere una bella patina sul fondo, come se fosse una patina opaca. Quando avete questa patina di sotto, più o meno vuol dire che ci siete, avete fatto asciugare abbastanza l'impasto. Allora andiamo a mettere l'impasto in planetaria e vado ad azionare la macchina. In questo caso ho messo la foglia. Lo facciamo semplicemente un attimino rimescolare, come vedete, e poi vado ad aggiungere le mie uova. In questo caso sono 250 grammi, quindi come vi ho detto io le ho messo la ciotolina su una bilancia, ho fatto la tara e ho cominciato a sgusciare le uova. Aggiungo poco alla volta le uova che ho sbattuto e prima di aggiungere le altre uova facciamo sì che l'impasto abbia assorbito bene quelle che abbiamo messo prima, ok? Quindi come avete visto non ho aspettato che si raffreddasse l'impasto, l'ho messo qui dentro, l'ho fatto girare per 20-30 secondi e poi ho inserito direttamente le uova. Ora fermo un attimo la macchina perché vado a raccogliere. Comunque guardate che bella che è già, l'impasto è veramente molto bello. Come vedete non è né troppo duro ma non è neanche molle, deve formare questo nastro. Si dice che l'impasto della pâte à choux è perfetto quando forma questo nastro sulla foglia della planetaria. Ho raccolto semplicemente l'impasto che stava sui bordi della ciotola e adesso aziono di nuovo. Allora l'impasto, come vi avevo detto, mi sembra perfetto, fa il nastro, vedete che non è molle quindi non cade giù completamente e ha quella densità giusta che serve per fare i bignè. Allora vado a mettere praticamente tutto l'impasto dentro una sac à poche. Io utilizzo una bocchetta liscia che ha il diametro di 1 centimetro e la andiamo a mettere nella nostra sac à poche. Prendiamo la nostra marisa, il nostro tarocco, cioè scusate, e facciamo arrivare
l'impasto più verso il fondo, in questo modo. Utilizzo quindi una teglia, come vedete, forata, e vado a metterci sopra un tappetino forato in modo che l'aria da sotto riesca a passare e ad arrivare al bignè. Ovviamente, se non avete queste cose, potete tranquillamente farlo con la vostra placca da forno foderata con carta forno, però con questo diamo un aiutino ad asciugarsi meglio i bignè. E vado a spremere i miei mucchietti. Allora possiamo fare dei bignè un po' più grandi o dei bignè un pochino più piccoli, questo a seconda di quello che andate a fare, dai vostri gusti anche. E poi vado ad infornarli in forno ventilato a 180 gradi per circa 25 minuti. Quindi in forno, quei 2 minuti prima della fine della cottura. Se secondo voi sono ancora un pochino, diciamo, umidi all'interno, possiamo forarli sotto e lasciarli ancora in forno in modo che l'aria li asciughi anche internamente. Ora dedichiamoci alla crema pasticcera. Io in questa ricetta basica metto 6 tuorli per mezzo litro, diciamo, di panna latte, ma potreste arrivare dai 6 fino ai 10 tuorli. Ovviamente più tuorli ci sono, più la crema sarà buona, e inutile dirlo, però ci sono tante persone che non amano mettere troppi tuorli, quindi potreste andare da un minimo di 6 a un massimo di 10. C'è gente che ne mette anche molti di più, però ricordatevi che più tuorli mettete dentro alla crema pasticcera e meno la crema pasticcera deve cuocere sul fuoco, altrimenti si straccia l'uovo. Allora, innanzitutto cominciamo a mettere il latte all'interno del nostro tegame in modo che si scaldi. Poi io vado a mettere in una ciotola i tuorli, li mischio con l'amido, in questo modo il grasso e l'amido non faranno grumi. Quindi li vado a mischiare per bene. Posso aggiungere anche l'estratto naturale di vaniglia, oppure se voi avete la bacca incidetela e togliete i semini interni e li andrete ad aggiungere. E poi abbiamo lo zucchero che posso andare tranquillamente a mischiare con i tuorli. Se il composto diventa un po' troppo denso, potete aggiungere un goccino, io la lascio sempre a parte, di panno di latte. In questo caso ho visto che si mischia molto bene, quindi grazie Andrea, aggiungo la panna nel latte, così loro intanto cominciano a scaldarsi. Qui invece noi abbiamo i nostri tuorli con l'amido e lo zucchero che sto mescolando insieme, questo perché l'amido mischiato con i tuorli, come vi dicevo, non forma grumi e lo andiamo bene a sciogliere e ad amalgamare agli ingredienti. Allora, qui mi sa che sta cominciando, sì, vedo un po' di fumo, vado a mettere all'interno quindi il composto. E quindi adesso andiamo a mescolare fino a che la crema non si addensa. Quello che vi ho detto prima, siccome ci sono molti tuorli, non stiamo troppo tempo, una volta che la crema è addensata, sul fuoco, e magari adesso, una volta che comincia ad addensarsi, io abbasso anche il fuoco in modo che la temperatura sia più dolce, altrimenti siccome, come vi dicevo, l'uovo coagula a 62-65 gradi, l'uovo si straccia e la crema sta troppo di uovo. Come vi ho detto, è una crema pasticcera senza glutine, perché io ho utilizzato per addensarla l'amido di mais, che è quello più indicato, anche l'amido di riso, potete fare anche metà e metà. Amido di mais e amido di riso sono le cose migliori per addensare le creme e per ottenere una crema molto lucida e molto setosa. Ecco, ci siamo, vedete? Adesso si sta addensando. Quindi andiamo a prendere, io abbasso un po', ecco. Una volta che siamo arrivati a questa consistenza, cioè che la frusta, come vedete, lascia i segni, ci siamo. Vedete com'è? Poi ovviamente raffreddando si addenserà ancora di più. Ora la vado semplicemente a livellare. Potete usare un contenitore anche più grande, assolutamente, così meno spessore c'è e più si raffredda in fretta la crema. E poi prenderei la mia pellicola e la coprirei a contatto. Copritela con la pellicola a contatto, cioè vedete, in questo modo. Contatto significa che deve essere a contatto con la superficie della crema. La lasciate raffreddare nel luogo più fresco che avete, a temperatura ambiente, e poi la andate a mettere in frigorifero, perché se no, se la mettete così calda in frigorifero, ovviamente vi porta la temperatura non a 4 gradi ma più alta. Adesso io vado ovviamente a prendere la mia crema, che è bella fredda, la
mescolo un attimino per farla tornare ad essere cremosa, ok? E poi la vado a mettere nella mia sac à poche perché riempirò i bignè. Vedete com'è bella comunque cremosa e comunque dura, eh? Allora, io come buco i bignè? O prendete uno stuzzicadente tipo questo, oppure magari potete prendere il manico di un cucchiaino. Non si fa altro che fare un buchino così. Quindi una volta che avete la vostra crema vi andate a riempire. Volendo potreste fare anche una glassa con dello zucchero a velo e un goccino di acqua calda in modo da ottenere una glassa, diciamo, abbastanza fluida. Però quello che di solito viene messo sopra i bignè è lo zucchero fondente, che poi magari lo facciamo più avanti per gli altri bignè con ripieni diversi. Quindi zucchero a velo, andiamo a cospargerli e abbiamo dei buonissimi e meravigliosi bignè alla crema. Eccoli qua, bignè alla crema. Anzitutto apriamone uno. E beh. Ciao, alla prossima!